Buongiorno, quest'oggi siamo qui alla CAMU, costruttori di torni verticali e fresatrice portale, per introdurre quello che sarà il corso di programmazione Fagor 8065, nel quale tratteremo nello specifico le lavorazioni con l'ASC. Siamo qui in realtà proprio per provare una lavorazione che ci è stata commissionata da un nostro cliente, una prova di fattibilità per eseguire una rampa liquidale usando le coordinate polari. Bene, a questo punto andiamo da Luigi che ci ha messo a disposizione una macchina per fare le nostre prove. Allora Luigi, ti ho portato il pezzo che vorrebbe eseguire il cliente. In realtà è un pezzo semplice perché è un tappo per un foro di ispezione. Diventa un po' più complicato perché vuole farlo senza l'asse Y, quindi interpolando l'asse X, C e Z. Aiutaci te a capire come mai il cliente è così scettico. Lo capisco perché non tutti i torni verticali hanno la possibilità di fare questo tipo di lavorazioni. Per poterlo fare è necessario utensili motorizzati e un buon asse C. I tre punti fondamentali per avere un buon asse C sono che il controllo numerico possa fare l'interpolazione, e in questo caso l'8065 lo fa. 2, la meccanica ovviamente deve avere i recuperi giochi per dare massima precisione al posizionamento, e l'elettronica deve essere tarata in modo adeguato. Per fare questa prova posso metterti a disposizione questo torno verticale a utensili motorizzati con un cambio automatico delle teste, e con una testa verticale ISO 50 e 22 kW di motore mandrino puoi tranquillamente fare questo tipo di prova. Benissimo, benissimo, dai, allora ce ne sta che provare. Le lavorazioni che andremo ad eseguire sono molto semplici ma molto significative per capire come si comporta l'asse C. La prima è il preforo del filetto. Sostanzialmente useremo una fresa ad alti avanzamenti in interpolazione liquidale con un passo di mezzo millimetro circa. Il primo utensile è una fresa ad alti avanzamenti diametro 35, stiamo eseguendo il preforo per l'M64. Ora stiamo eseguendo la fresatura con una spallamento retto, che è la lamatura per il tappo. In questa fase stiamo eseguendo la lamatura a diametro 74 con una fresa a spallamento retto. E chiuderemo la lavorazione con una fresa filettare per eseguire il filetto passo 2. Ci servirà quest'ultimo per capire come si è comportato l'asse C. Bene, abbiamo finito la lavorazione, adesso non ci rimane altro che provare il tampone per vedere come è andata la filettatura. Ci servirà per capire come interpola l'asse C, X e Z. Devo dire davvero ottimo, questo dimostra che una buona parametrizzazione, una buona meccanica, il risultato è garantito. Bene, noi abbiamo concluso la nostra prova, noi ci diamo appuntamento ai prossimi video in cui impareremo a programmare su Fagor 8065 con l'asse C. Grazie e ai prossimi video.